Salve, benvenuto o benvenuta a questa nuova lezione nella quale ci troviamo ancora nel nostro disco C, da cui apriamo la cartellina Presentation, come abbiamo detto che non va spostata da lì, Presentation Student Work, e questa lezione è dedicata all'inserimento dei contenuti nei paragrafi. Quindi nella lezione precedente abbiamo inserito il titolo del capitolo 1 e i titoli dei 6 paragrafi del capitolo 1, che ora ovviamente già ci ritroveremo nei paragrafi non appena li andremo ad aprire. Quindi andiamo a qui, inserisci paragrafi, apriamo la cartellina del capitolo 1, inserisci contenuti, apriamo il paragrafo numero 1. Ovviamente qui già troveremo il titolo del capitolo che abbiamo inserito nella lezione precedente e il titolo del paragrafo 1, che se non ricordo male era il fronte orientale. Ecco, il fronte orientale. Ora vediamo come si può lavorare la diapositiva e che cosa si può fare da qui aprendo questi due file qui a parte, che ovviamente non compariranno quando la diapositiva sarà aperta a schermo intero da qui, oppure cliccandoci, aprendo ab origine all'inizio il programmino a schermo intero. E quindi questi servono per lavorare velocemente, qui anche per fare lo schema del capitolo velocemente. Quindi, seconda guerra mondiale per fronti, il fronte orientale. Quindi, quanti punti vogliamo andare a mettere del fronte orientale? Il consiglio mio è quello di mettere quelli indispensabili, non di complicare eccessivamente la diapositiva, e poi magari se voglio mettere un punto in più, farò semplicemente, andrò a restringere, se ne voglio mettere 4 invece di 5, andrò non solo a restringere, a rimpicciolire anche i caratteri. Quindi queste sono tutte cose che poi ciascuno farà per conto proprio. Ora io qui ne volevo mettere 4, faccio copia, quindi seleziono tutto questo. Qui non ci sono link, questi sono solo caselle di testo. Si possono cancellare, modificare, colorare in un altro modo, non ci sono problemi. CTRL C, copia, CTRL V, incolla. A questo punto sarò andato a mettere il punto numero 4. Quindi negli schemi si mettono le cose essenziali, evitando ovviamente le ridondanze. Io sto facendo lo schema della seconda guerra mondiale, il fronte orientale, basterà scrivere attacco alla Russia. Già scrivere attacco della Germania alla Russia è ridondante, so che sul fronte orientale è la Germania che attacca la Russia, così per qualsiasi altra materia e argomento. Dopodiché qui andrò a scrivere il mio sommario, le cose più importanti su questo punto 1, attacco alla Russia. Quindi qui per esempio questo lo posso andare anche a modificare. Posso modificare il formato, lo posso fare di un colore diverso. Quindi per esempio lo posso fare di questo colore qui, poi tutte le cose che ovviamente sapete che si possono fare su Office. Attacco alla Russia, poi scriviamo Leningrado, anzi Stalingrado, prima Stalingrado, che qui sappiamo che è la battaglia di Stalingrado, così come Leningrado sappiamo che è la battaglia di Leningrado, quando l'argomento l'abbiamo già affrontato. E poi qui possiamo mettere inversione di tendenza barra epilogo. Quindi inversione di tendenza non è più la Germania che avanza, ma la Russia che riprende i suoi territori, e poi l'epilogo fino alla battaglia di Berlino e alla conclusione del fronte orientale. Ora, da qui, vedete qui, apri il file e muoviti con Alt Tab. Perché? Perché da ogni paragrafo io posso andare a scrivere qualcosina da ricordarmi nello schema del capitolo, senza andare a cercare le cartelline, apri, chiudi, l'ho fatto, non l'ho fatto. No, da qualsiasi paragrafo potrete sempre raggiungere lo schema del capitolo. E muovendovi, come ho scritto lì, con Alt Tab, quindi tengo premuto il tasto Alt e premo successivamente il tasto Tab, che è quello in alto a sinistra con le due freccettine lunghe, quel rettangolino un po' più grande
delle lettere con cui si scrive. Aspettiamo un attimo che si aggiorni, perché ora ovviamente ci avrà aggiornato tutti, non solo il titolo del capitolo, ma anche il titolo di tutti i paragrafi. Allora, se io qui sono sicuro che i paragrafi qui sono questi 6 e nessun altro, questi altri li vado a cancellare e magari creo più spazio per scrivere qualcosa in ordine a quest'altro. Quindi mi muovo Alt Tab, passo da di qua, voglio copiare queste cose qui da ricordare, perché quando andrò a ripetere il capitolo usando lo schema dovrò cercare di ripeterlo non guardando anche tutti i punti, tutti i sommari in relazione a ciascun punto, ma con una parola chiave dovrò cercare di ragionare su quell'argomento. Quindi attacca la Russia, andrò qui, lo scriverò qui, attacca la Russia, Alt Tab, Stalingrado, Alt Tab, Leningrado, ce n'è uno in più, cerchiamo di fare spazio. Cerchiamo di fare spazio. E dopo aver fatto spazio, introduciamo, facciamo CTRL-C, CTRL-V, copiamo un'altra casellina, la tiriamo sopra, scriviamo inversione barra epilogo del fronte orientale. Salvo e chiudo. Qui se io mi fermassi oggi a aver riempito questo primo capitolo, magari apro e chiudo subito anche lo slideshow, così tutto quello che ho messo nel paragrafo 1 del capitolo 1 mi andrà direttamente, sarà già aggiornato, e quindi se ci cliccherò dagli indici lo troverò aggiornato anche per quanto riguarda lo slideshow. Ecco che già lo slideshow presenta tutto quello che abbiamo scritto di là. Lo salviamo e chiudiamo. Andiamo al paragrafo 2. Quindi nel paragrafo 2 scriveremo qualcosa sul fronte occidentale. Fronte occidentale, attacco, Francia, Belgio, Olanda. E qui, come al solito, andrò a scrivere tutto quello che mi serve, magari anche a dargli un altro colore, come di là, se mi piace un altro colore. Non toccare ovviamente nemmeno i link di questi pulsanti, perché altrimenti poi non si raggiungerebbero più gli schemi da tutte le diapositive. Anche qui vado a riaprire lo schema del capitolo, dove ovviamente troverò già quello che ho inserito del paragrafo 1. Qui posso abbreviare così: Francia, Belgio, Olanda. Sbarco, poi andiamo a scrivere di qua, qui scriveremo lo sbarco in Normandia, e di qua scriveremo semplicemente Normandia. Contrattacco Ardenne, e qua scriveremo solo Ardenne.
e poi qui possiamo aggiungere un altro punto e scrivere Remagen invasione, e di qua scrivere semplicemente Remagen. Faccio ricordare che per il momento si passa, gli alleati passano il Reno e quindi poi c'è l'invasione della Germania e la conclusione del conflitto. Quindi qui posso scrivere semplicemente Remagen. Ok, supponiamo che qui li voglia anche fare di un colore diverso, che qui per colorare le caselline, se devo fare tutto lo stesso colore per lo stesso formato, le seleziono tutte insieme e faccio tutto in un colpo. Queste le voglio fare così e ci voglio scrivere di bianco, Grassetto e Corsivetto. Ecco. E anche questo l'abbiamo fatto. Quindi procediamo così per tutti i paragrafi e ci ritroveremo tutti i paragrafi inseriti anche nello slideshow e inseriti anche nello schema del capitolo. Quindi vi aspetto per l'ultima lezione per fare gli aggiornamenti di tutti i file e poi per vedere il risultato che abbiamo ottenuto e consultare rapidamente la nostra presentazione aziendale o il nostro schema del capitolo per studiare. Grazie dell'attenzione e ti aspetto alla prossima lezione.